impatto. A Sendit torniamo a parlare della Gushing, un'azienda della quale abbiamo già testato e provato alcuni prodotti, quindi delle altre ottiche, che si sono dimostrate degli ottimi prodotti pur avendo un prezzo di vendita abbastanza basso rispetto almeno al mercato a cui siamo abituati. Oggi torniamo a parlarne appunto perché la Gushing ci propone una nuova linea di prodotti destinati proprio all'ambiente, diciamo, sportivo. Sto parlando infatti di questa Gushing 735x56, primo piano focale, reticolo tattico, torrette in emerald da 0 un emerald e 0 stop della serie Competition, ossia proprio un prodotto studiato per chi deve affrontare appunto gare e quindi ha bisogno di prestazioni e tecnologia di un certo livello. Sulla scatola con cui arriva quest'ottica infatti vediamo la scritta Competition, sull'altro lato c'è scritto Precision, proprio perché qui si tratta di un prodotto diciamo di top gamma per quello che riguarda appunto la produzione della Gushing. Andiamo subito a vederlo insieme, spostiamo un attimo la scatola e ve la mostro. Allora, l'ottica è davvero molto bella anche nelle finiture, nella realizzazione, mi è piaciuta molto. Appena ho aperto la scatola devo dire sono rimasto colpito dalla lavorazione, dall'estetica e da alcuni piccoli particolari del quale adesso ne parliamo subito. Allora, intanto vi dico che è un'ottica che ha un tubo da 34, quindi le meccaniche hanno una bella escursione sul verticale, abbiamo ben 35 mil di escursione verticale, quindi click in abbondanza per chiunque voglia fare tiro a lungo a lunghissima distanza. La torretta del verticale, come vedete, è bella più stretta diciamo del solito, anche se rimane abbastanza grande, quindi si riesce a utilizzarla molto comodamente, anche perché ha questa bella grip a carro armato sopra. Però questo fatto che sia un po' strettina, in verità più alta che larga, è interessante perché fa sì che abbiamo un campo visivo abbastanza libero, diciamo così, trovandoci dietro l'ottica, e i numeretti che sono riportati sopra, quelli dei click che daremo, sono abbastanza in alto, quindi è facile che riusciamo a vederli bene, anche se qui ci saranno gli anelli di montaggio o altre cose simili, la bolla o quello che ci vogliamo mettere. Mentre invece la regolazione dell'orizzontale, come vedete, è bella grande, proprio perché diciamo, trovandosi di lato non dà nessun problema, ma in questo modo facilita l'utilizzo. Quello che mi ha colpito in particolare è che la regolazione laterale ha addirittura il blocco. Sì, come vedete possiamo regolarla e poi bloccarla. Questo lo trovo interessante perché proprio essendo un prodotto destinato alle competizioni sportive, avere la possibilità di bloccare il nostro windage una volta settato, magari compensato il vento o comunque sia l'impostazione che abbiamo deciso che sarà quella ideale per la nostra prestazione, per la gara che dovremo affrontare, fa sì che potendola bloccare appunto ci dia una assoluta sicurezza che questa non si vada a muovere anche solo di un click, spostandoci magari da una barricata all'altra, ok, e questo inficerebbe ovviamente la nostra prestazione. Mentre invece il verticale ha un'altra cosa interessante che è lo zero stop. Possiamo infatti, smontando la torretta, attivare o disattivare ovviamente lo zero stop, e quello è comodo perché magari se si tratta di una gara con tiri a lunga e lunghissima distanza daremo un sacco di click e poi tornando indietro bisogna ricordarsi su quale stadia diciamo eravamo al momento dello zero, mentre invece tornando indietro questa poi si blocca e quindi fa sì che non possiamo diciamo sbagliare nel tornare al nostro zero originale. Sull'altro lato troviamo la regolazione del parallasse, anche questa ha questa bella regolazione, questa lavorazione a carro armato come la chiamo io, ma la cosa interessante è che intanto parte da soli 20 metri, quindi molto ravvicinata come distanza, quindi quest'ottica sarà utile comunque anche per chi fa diciamo tiro a lunga distanza ma con piccolo calibro, quindi magari un calibro 22 o addirittura una PCP, ma come ho detto adesso è in metri, e questa è una cosa che normalmente non troviamo sulle ottiche, sono 99% tutte in yard, quindi averla in metri è comunque una comodità per noi europei che siamo invece abituati che trovandola in yard dobbiamo dare sempre un po' quella piccola differenza per settarla diciamo sulla distanza effettiva, quindi compensare la differenza fra yard e metri. Poi abbiamo qui la regolazione dell'illuminazione del reticolo, perché il reticolo è illuminabile e ha ben 11 livelli di illuminazione,
Quindi se la teniamo molto bassa sui primi valori 1, 2, 3, avremo un'illuminazione molto tenue, quindi dedicata a un ambiente diciamo quasi notturno, quindi prime luci dell'alba o sera dopo il tramonto, mentre invece mettendola al massimo dell'illuminazione sarà utilizzabile anche in ambiente diurno. Come vi ho detto, si tratta di una 735, quindi un bel po' di ingrandimenti. L'indicazione diciamo, gli ingrandimenti che abbiamo settato è bella grande, si vedono molto bene i numeri e c'è una bella tacca proprio incisa sul metallo che fa sì che non possiamo sbagliarci in merito a quanti ingrandimenti abbiamo selezionato. La ruota che ci permette di variare gli ingrandimenti è abbastanza morbida, nonostante offra quel minimo di resistenza tipico delle ottiche di alta qualità, e la Gushing ha pensato bene di incorporare direttamente una leva, la cosiddetta true level, cioè quella che serve ad azionare più velocemente questa regolazione. Perché? Perché appunto, essendo un prodotto destinato anche all'ambiente gara, ovviamente se noi abbiamo un bersaglio molto vicino, quindi dobbiamo utilizzare il minimo 7 ingrandimenti, poi ne abbiamo uno molto lontano, ci servono 25-30 ingrandimenti, ci mettiamo un attimo in questo modo a spostarla, mentre invece proprio perché queste ghiere sono morbide, ma fino a un certo punto doverlo fare senza questa ci fa perdere sicuramente un po' più di tempo, e il tempo nelle competizioni è molto importante. Un'altra cosa che vediamo qua dietro è ovviamente la diottra per l'adeguamento al nostro occhio, e la Gushing ci dice che questa utilizza una tecnologia che loro chiamano 3D, ossia un sistema di lenti che permette un adeguamento praticamente perfetto anche se abbiamo un qualche difetto visivo, tipo ad esempio io porto gli occhiali ma sono anche stigmatico. Praticamente ci informa sul loro datasheet tecnico di quest'ottica che questo sistema fa sì che l'adeguamento sia perfetto anche se si ha un qualche tipo di difetto visivo, tipo ad esempio il mio. Naturalmente qua sotto c'è il foro chiuso dove è stata riempita l'ottica con un gas, un sistema che tutte le ottiche professionali utilizzano, che fa sì che sia assolutamente resistente, quindi non si appanna anche se le condizioni meteo sono avverse o se la temperatura cambia drasticamente. A proposito, quest'ottica è studiata per lavorare da meno 30 gradi a più 60 gradi, quindi veramente già questo ci dice che il livello di tecnologia è stata impiegata per realizzare quest'ottica. Le lenti sono con un trattamento HD, permette addirittura una trasmissione di luce pari al 92%, quindi veramente tantissimo. Io ho già guardato attraverso appena è arrivato, ovviamente devo dire sono veramente trasparentissime. In questo caso il reticolo tattico è di tipo quello a croce, praticamente non è l'albero di Natale classico, ma si può avere anche con il reticolo ad albero di Natale. Ovviamente al momento dell'ordine, se deciderete mai di acquistarla, ci sono dei codici differenti. Il reticolo, come vi ho detto, è illuminabile, è in primo piano focale, è in emerald e le torrette hanno una definizione di 0,1 emerald. Quest'ottica pesa 1,1 kg e qualcosa, quindi ovviamente un po' di peso si sente, ma d'altra parte guardate ragazzi che bell'oggettino, cioè questo va su naturalmente una carabina di un certo livello. Per avere certe prestazioni ci vuole anche il materiale, le lenti sono quello che sono, anche quello ovviamente per dare determinate caratteristiche devono utilizzare insomma dei materiali, adesso non so quante esattamente, ma vi assicuro che qua all'interno di questo tubo ci sono un sacco di lenti, perché questo tipo di ottica appunto per far sì che si abbia un'immagine molto nitida, molto definita, anche agli alti ingrandimenti hanno bisogno di una serie abbastanza complessa, diciamo così, di strumentazione ottica interna. Un altro dato molto interessante è praticamente la distanza a cui riusciamo a mettere a fuoco senza nessun problema la lente e il reticolo, che in questo caso è di ben 95 mm, quindi praticamente noi riusciamo ad avere un eye relief, così normalmente si chiama, di quasi 10 cm, che è molto, soprattutto quando si tratta di un'ottica che ha così tanti ingrandimenti. Un'altra cosa interessante è il grado di impermeabilità, che è IP7X, quindi quest'ottica veramente, anche se piove di rotto, tranquilli, non succederà nulla.
E ultimissima cosa, anche questa non da meno, voglio dire come importanza, è stata testata ben 1000G per quello che riguarda il rinculo che può sopportare, quindi la potremo montare anche su un grosso calibro, un calibro 50, non credo che ci sarà problema. Andiamo a smontare la torretta verticale molto velocemente con la chiave a brugola che ci viene data in dotazione, perché voglio vedere come è fatta la torretta sotto e anche perché questo serve nel caso che dovessimo appunto settare lo zero stop. Molto semplicemente con la chiave si toglie il dado ed ecco qua che viene via. Allora guardate qua che bella, devo dire è un bel materiale. Intanto questa è la ghiera con scritto zero stop, così non vi potete sbagliare, ci sono 3 brugoline, anche per queste c'è la chiave in dotazione, questa si allenta, si gira e praticamente attiva o disattiva lo zero stop se lo volete oppure meno. Però vedo che poi il resto della meccanica è diciamo credo ottone o qualcosa del genere, bello pieno e lucidato, quindi un bel materiale che mi fa già capire insomma che qua ci abbiamo investito diciamo a livello di tecnologia di lavorazione non poco. Un'altra cosa interessante che sto notando adesso, parlavamo del grado di impermeabilità di quest'ottica, ebbene qui c'è un qualcosa che spesso non c'è nelle altre ottiche, abbiamo in questo punto un o-ring, quindi una guarnizione che fa sì che quindi quando chiudiamo la torretta che la rimettiamo sullo zero, ammesso che adesso questo sia il suo zero, non facciamo altro che metterla giù, rimettere la vite, stringere e l'ottica è azzerata. Ebbene, in questo modo sarà anche sigillata, quindi non c'è pericolo che se anche venga giù, diciamo all'improvviso, un bell'acquazzone, noi ci troviamo in zona aperta, comunque sia, qui acqua non entrerà. I click, devo dire, sono molto netti e precisi, ve li faccio sentire, non c'è bisogno neanche che l'avvicino al microfono. Anche il laterale. Molto udibili e molto precisi, cioè quando faccio un click vedo che si ferma esattamente sulla stanghetta diciamo di riferimento che voglio, lo stesso per il verticale. Anche qua se provo a diciamo scuotere un po' destra-sinistra non c'è assolutamente nessun minimo movimento ed è assolutamente giusto che sia così, anche perché c'è addirittura un o-ring sotto una guarnizione, quindi questa torretta non ha proprio nessun tipo di gioco. Devo dire Gushing qua veramente si è impegnata parecchio su questa linea di ottiche. Questo prodotto mi sembra davvero un prodotto di alto livello, per quello almeno che riguarda la produzione della Gushing, credo che qui si sono impegnati abbastanza. Vediamo velocemente cosa c'è nella scatola. Allora, la scatola eccola qua, ve l'ho fatta vedere prima, mi ha colpito subito che la scatola è rossa e nera, quindi già questo mi dava l'idea appunto che stavamo parlando di un prodotto sportivo. Vedete il bicolore è molto interessante. Dentro, a parte la bella solita gomma piuma e cose del genere, troviamo la pezzuola di pulizia, una serie di brugoline per andare ad operare sulle torrette, lo strumentino per aprire lo sportellino qui della batteria, non ve l'ho detto prima, ma sono un po' tutte così ormai le ottiche, qui si svita questo tappino tramite lo strumento appunto che evita di graffiarlo e sotto possiamo applicare una normale batteria CR2032 che si trova ovunque, comunissima. Troviamo poi una coppia di tappi flip up rigidi, questo è interessante e utile perché ovviamente oltre ad essere anche belli a vedersi montati sull'ottica sono sicuramente molto comodi, perché ad esempio se piove o ci dovesse essere polvere tenerli montati sarà sicuramente comodissimo. Il fatto che non abbiano nessun tipo di logo di incisione sopra, devo dire, potrebbe tornare comodo, perché ad esempio nell'ambito sportivo si usa applicare qua adesivi, delle patch, un qualcosa che un po' ci contraddistingue, diciamo. Non c'è invece in dotazione un paraluce, anche se credo che si possa acquistare separatamente, perché comunque c'è già la filettatura è prevista e quindi questo significa che un paraluce si può comunque applicare in un secondo tempo. Quindi, che dire, un prodotto veramente molto bello, molto ben fatto, vi assicuro che in mano fa un grande effetto, si sente il peso, la lavorazione è molto precisa anche nei particolari. Ripeto, ho trovato molto interessante questo fatto che la torretta dell'orizzontale abbia il blocco, mentre invece quella verticale lo zero stop. Qua il blocco probabilmente è stato evitato proprio perché in ambito sportivo questa è quella che noi andiamo a manovrare molto frequentemente, e il blocco ovviamente ci fa perdere tempo perché ogni volta dobbiamo sbloccare, regolare, ribloccare, sbloccare e
e questo diciamo potrebbe essere un piccolo impedimento, mentre invece la cosa interessante è lo zero stop. Dopo aver analizzato tutte le caratteristiche tecniche, che non sono davvero poche, di questa bellissima ottica, parliamo del prezzo. Ve l'ho spoilerato nella locandina del video: 487 euro, quindi veramente poco per un prodotto di questo livello qualitativo, con tutte queste feature che ci vengono, diciamo così, incorporate in quest'ottica dedicata appunto a un ambito competitivo, ma ovviamente possiamo utilizzarla anche tutti i giorni, diciamo, per le nostre sessioni di tiro in poligono, giusto per divertirci, ma comunque rimane sempre un prezzo veramente ottimo. Ho letto sul sito che il costo della spedizione verrà calcolato dopo, al momento diciamo che si mette nel carrello. Io sinceramente non l'ho fatto, ma poi vi metto il link sotto in descrizione, andate a vedere, fatevi un po' un'idea, diciamo, del prezzo finale una volta spedita. Ebbene, prossimamente la monterò su una delle mie carabine, perché sinceramente voglio anche provarla sul campo, in quanto mi ha colpito davvero, anche, vi ripeto, guardando attraverso le lenti mi hanno stupito, sono davvero molto molto trasparenti, l'immagine molto definita e la resa del colore mi è sembrata davvero molto buona, ma ovviamente dovremo provarla sul campo. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto qui su Sendit.